Carissimi, innanzitutto grazie per quelli che hanno chiesto dei risultati della biopsia di settimana scorsa, ritornata negativa, per cui tutto a posto, grazie del vostro interesse e delle vostre preghiere. Come sapete, questi messaggi di solito li costruisco a secondo di quello che accade durante la giornata e oggi stavo preparando il mio viaggio di 60 anni a novembre. Sto diventando vecchio, ragazzi. E c'erano 3 componenti che tenevo in mente per questo viaggio. Uno era il luogo, dove andremo a fare questa vacanza. Ovviamente deve essere un luogo appetibile, che attiri. 2, le persone con cui vado, persone che amo, la famiglia. E 3, l'attività, che attività svolgere. Per quelli che mi conoscono sanno che la mia mente va in una direzione, cioè la pesca subacquea, per cui deve essere mare con pesca e famiglia. E pensando a queste 3 cose, c'era un senso di anticipazione che mi ha preso. Non vedo l'ora di andare in questo luogo a fare queste attività con persone che amo. E riflettevo su come il nemico ci abbia rubato di un qualcosa di importante, abbia rubato del significato di ciò che verrà, di ciò che sarà, cioè il paradiso. Quando pensiamo al paradiso tante volte si pensa a persone vestite di bianco con le palme in mano o altre persone che sono sedute, suonano l'arpa tutto il giorno. Onestamente è abbastanza noioso, non è un qualcosa di eccitante, non è un qualcosa che mi prende e mi fa venire la voglia di andare. E l'anticipazione che manca è proprio perché questo luogo ci è stato rifilato dal nemico come un qualcosa di noioso. E tanti, per via di questa cosa, dicono: preferisco stare qui. Perché? Perché amiamo le cose che abbiamo. Cristo ce lo dice: laddove il tuo tesoro è, lì è il tuo cuore. E tanti di noi tesorano queste cose terrene, piuttosto che tesorare, non so neanche se è una parola, quello che verrà. Ma Cristo ci dice: guardate che quello che verrà è un qualcosa di molto meglio. Sarete eredi di una terra nuova che il Padre sta preparando, una terra perfetta dove non c'è morte, dove non ci sono lacrime, dove non c'è dolore. È un qualcosa che perlomeno io personalmente voglio vedere prima che dopo. Qui siamo in tende terrene, Paolo ci parla di queste tende terrene che sono i nostri corpi, là ci saranno dei palazzi, delle ville che il Padre ha preparato per noi. Qui abbiamo dei corpi imperfetti che si decompongono, che vanno sempre più a malora, là avremo dei corpi perfetti come quelli di Cristo. E in Giovanni 14 Cristo dice che i nostri cuori non siano turbati. E molti di noi quest'oggi sono turbati dagli eventi che stanno succedendo intorno a noi. E dice: non siano turbati perché quello che il Padre ha preparato per voi, ciò che vi aspetta, l'eredità che avrete sarà molto ma molto più grande di quello che possiamo neanche concepire e immaginare. Altro che viaggio di pesca. Un particolare però che discutevo con uno di voi l'altro giorno era l'essere pronti per questo viaggio. Possiamo avere la valigia pronta, magari stiriamo anche i nostri vestiti affinché siano perfetti. Possiamo avere il biglietto pronto, possiamo avere i soldi messi da parte, pronti. Però può mancare la cosa più importante, cioè il passaporto. E quando Cristo dice: io vado a preparare un posto per voi, non si sta riferendo a un remodel, cioè a una ristrutturazione, non dice neanche vado a preparare i letti per le vostre stanze, ma dice vado sulla croce. Vado a spargere il mio sangue affinché possiate avere questo passaporto per la vita eterna. La domanda è proprio quella: avete preso questo passaporto attraverso il suo sangue? Perché Cristo è l'unica via per il Padre. Buona preparazione, vi voglio bene.